Ciao ragazzi! In questo tutorial risolviamo alcune disequazioni fratte in cui compaiono fattori sia di primo che di secondo grado, analizzando gran parte delle situazioni che ci si possono presentare quando affrontiamo esercizi di questo tipo. Qualora aveste bisogno di un breve ripasso sulla procedura risolutiva e sulla notazione utilizzata, vi riporto qui in basso i link ad alcuni miei tutorial precedenti sull'argomento. Iniziamo subito con un primo esempio. La disequazione che ci viene proposta è già pronta per essere risolta, poiché presenta un'unica frazione a sinistra del simbolo di disuguaglianza e lo 0 a destra. Poniamo dunque, siccome è presente l'uguale nel testo della disequazione, il numeratore maggiore o uguale a 0 ed il denominatore maggiore di 0, poiché, come già detto in vari tutorial precedenti, al denominatore non va mai messo l'uguale. Risolviamo ora le due disequazioni di secondo grado così ottenute. Entrambe hanno il discriminante positivo e, siccome il verso in esse presenti è maggiore o uguale oppure maggiore, l'insieme soluzione di entrambe è dato dall'unione dei due intervalli esterni alle due radici, che per la prima disequazione sono meno 6 e più 1, mentre per la seconda sono più 1 e più 2. Dopo aver scritto le soluzioni di entrambe le disequazioni, possiamo rappresentarle sulla retta orientata, adottando le convenzioni grafiche esposte nei video precedenti. Calcoliamo ora i segni del prodotto, che, come già detto, sono positivi quando il numero delle linee tratteggiate presenti in un intervallo è pari, negativi in caso contrario. Per scegliere l'insieme soluzione, osserviamo ora il verso della disequazione iniziale, è maggiore o uguale. Dobbiamo dunque scegliere gli intervalli in cui è presente il segno più. Per concludere, possiamo scrivere l'insieme soluzione, che è dato dall'unione dei due intervalli x minore o uguale a meno 6 e x maggiore di 2. A meno 6 ho dovuto mettere l'uguale, poiché il pallino corrispondente è pieno. Come avete potuto notare, in questo e anche nei prossimi esercizi, non darò molta importanza ai calcoli, che se volete potete svolgere personalmente con calma, ma darò maggior peso alla tecnica risolutiva e alle eccezioni. Risolviamo ora un secondo esercizio. Anche in questo esercizio la disequazione è pronta per essere risolta. Poniamo dunque i due fattori in essa presenti, entrambi maggiori di 0, poiché nella disequazione iniziale non è presente l'uguale. L'equazione associata alla prima disequazione ha discriminante nullo, poiché nel termine di sinistra è presente un quadrato di binomio. Infatti x quadrato meno 6x più 9 è il quadrato di x meno 3. La sua parabola rappresentativa tocca dunque l'asse delle ascisse in un solo punto, che è il punto di ascissa 3, soluzione dell'equazione associata. Siccome il verso presente nella disequazione è maggiore, la disequazione è soddisfatta per ogni valore della x ad eccezione del 3, poiché per ogni valore della x la parabola si trova al di sopra dell'asse delle ascisse, ad eccezione del 3, valore per cui la parabola tocca l'asse delle ascisse e dunque non si trova al di sopra rispetto ad esso. Risolviamo ora la seconda disequazione. Ci accorgiamo che siccome il coefficiente della x quadrato è negativo, dobbiamo cambiare tutti i suoi segni ed il verso e riordinarla. Dopo aver svolto i calcoli, otteniamo un discriminante positivo, due soluzioni reali e distinte, rispettivamente meno 2 e più 4, e, siccome il verso della disequazione è minore, la disequazione è soddisfatta per i valori interni alle due radici, e cioè per x compreso fra meno 2 e 4. Dopo aver rappresentato graficamente sulla retta orientata le due soluzioni ottenute, ricordando che la prima soluzione si rappresenta con una linea continua con un pallino vuoto in corrispondenza del più 3, possiamo calcolare i segni del prodotto e siccome il verso della disequazione iniziale è maggiore, possiamo scegliere gli intervalli in cui è presente il segno più. Per concludere, possiamo scrivere l'insieme soluzione, che è dato dall'unione dei due intervalli x compreso fra meno 2 e più 3 e x compreso fra più 3 e più 4. Risolviamo ora una terza disequazione. Come in precedenza,
poniamo il numeratore maggiore o uguale a 0 ed il denominatore maggiore di 0. La prima disequazione presenta un discriminante negativo, precisamente uguale a meno 28. La sua parabola rappresentativa, dunque, si trova completamente al di sopra rispetto all'asse x, e siccome il verso della disequazione è maggiore o uguale, la disequazione è soddisfatta per ogni valore della x, poiché per ogni valore della x la parabola si trova al di sopra rispetto all'asse x. Per quanto riguarda invece la seconda disequazione, siccome il coefficiente della x quadrato è negativo, dobbiamo cambiare tutti i suoi segni ed il suo verso e riordinarla. Otteniamo così la disequazione x quadrato meno 4x più 4 minore di 0, che ha discriminante nullo, poiché nel termine di sinistra è presente il quadrato di un binomio e precisamente il quadrato di x meno 2, e dopo aver disegnato la sua parabola rappresentativa, che come sappiamo tocca l'asse delle ascisse in un solo punto, ci accorgiamo, osservando il verso della disequazione, minore, che questa disequazione non è soddisfatta per alcun valore della x, poiché nessun punto di questa parabola si trova al di sotto rispetto all'asse x. Rappresentiamo ora sulla retta orientata i due risultati ottenuti. Come si può osservare, sulla retta orientata non va posto nessun valore numerico, poiché nei risultati non è presente alcun valore. Sappiamo poi che la prima linea è completamente continua, mentre la seconda è completamente tratteggiata. Il segno del prodotto è dunque più per meno uguale a meno, e siccome il verso della disequazione iniziale è maggiore o uguale, questa disequazione non è soddisfatta per alcun valore della x, poiché in nessun intervallo è presente un segno più. Risolviamo ora una quarta disequazione. Per risolvere una disequazione di questo tipo, vi ricordo che non bisogna mai svolgere i calcoli in parentesi, ma bisogna porre semplicemente ogni fattore presente nella frazione algebrica di sinistra maggiore di 0, e siccome nel testo della disequazione è presente l'uguale, l'uguale va messo solamente ai termini presenti al numeratore. Dopo aver risolto le tre disequazioni ed aver rappresentato graficamente sulla retta orientata i loro risultati, calcoliamo i segni del prodotto e siccome nella disequazione iniziale è presente il verso minore o uguale, sappiamo che l'insieme soluzione è formato dall'unione degli intervalli in cui è presente un segno meno. Dopo aver scritto l'insieme soluzione, dobbiamo solo ricordarci di apporre l'uguale in corrispondenza dei valori in cui è presente un pallino pieno, e cioè a meno 7, a meno 1 e a più 4. Analizziamo ora una quinta situazione. Come sempre ci dobbiamo ricordare di non svolgere i calcoli in parentesi, ma semplicemente di porre ogni fattore maggiore di 0, e siccome è presente l'uguale nel testo della disequazione, mettiamo l'uguale ai termini presenti al numeratore. Risolvendo le quattro disequazioni così ottenute, otteniamo che la prima, di primo grado, è soddisfatta per x maggiore o uguale a 1. La seconda, di secondo grado pura, ha un discriminante negativo ed è soddisfatta per ogni valore della x, poiché la sua parabola rappresentativa si trova al di sopra dell'asse x e nella disequazione è presente il verso maggiore. La terza disequazione, pura, ha un discriminante positivo e siccome in essa è presente il verso maggiore, è soddisfatta per i valori esterni alle due radici, e cioè per x minore di meno 1 e per x maggiore di più 1. Ed infine l'ultima, di secondo grado spuria, presenta un discriminante positivo e siccome è presente il verso maggiore, è soddisfatta per i valori esterni alle due radici, e cioè per x minore di meno 3 e x maggiore di 0. Dopo aver rappresentato i risultati ottenuti sulla retta orientata ed aver calcolato i segni del prodotto, troviamo come insieme soluzione l'unione degli intervalli in cui è presente un segno più, poiché il verso della disequazione è maggiore o uguale. Quando scriviamo l'insieme soluzione, dobbiamo ricordarci che in corrispondenza del più 1 non va messo l'uguale, poiché in presenza di più pallini sovrapposti abbiamo detto che, anche se un solo pallino è bianco, l'uguale non va messo, anche se i pallini neri presenti sono molti. Esaminiamo ora un'ultima situazione.
In questa disequazione sono presenti dei numeri puri isolati, il -2 e il +5, e delle potenze sia pari che dispari. Per quanto riguarda i numeri puri isolati, ci dobbiamo ricordare che se il numero è positivo può essere semplicemente eliminato, mentre se il numero è negativo e vogliamo eliminarlo, possiamo farlo, ma ci dobbiamo ricordare di cambiare il verso della disequazione. Eliminiamo dunque il -2 e cambiamo il verso della disequazione. Otteniamo così la disequazione presente qui a destra, in cui il verso è maggiore o uguale a 0. Ci dovremo ricordare alla fine dell'esercizio di scegliere come insieme soluzione l'unione degli intervalli in cui è presente il segno più. Poniamo ora ogni fattore presente nella disequazione maggiore di 0, ricordandoci di mettere l'uguale ai termini presenti al numeratore. Nelle disequazioni così ottenute sono presenti delle potenze. Ci dobbiamo ricordare tre cose. Quando la potenza è pari e il verso della disequazione è maggiore o uguale, la disequazione è soddisfatta per ogni valore della x, poiché, come ben sappiamo, tutti i quadrati sono positivi o tutt'al più nulli. Quando invece dobbiamo risolvere disequazioni con potenze dispari, ci dobbiamo ricordare che le potenze dispari possono essere sempre tolte, poiché, come abbiamo già visto nel video numero 7 della playlist Algebra 1, ogni potenza dispari e la sua base hanno lo stesso segno. La disequazione così ottenuta è di primo grado ed è soddisfatta per x maggiore o uguale a -5. Infine, ci dobbiamo ricordare che quando nella disequazione è presente una potenza pari ed il verso è maggiore, la disequazione è soddisfatta per ogni valore della x, ad eccezione dei valori che rendono nulla la base. Dobbiamo dunque porre x² meno 6x più 5 uguale a 0 e determinare le sue soluzioni, che sono x uguale a 1 e x uguale a 5. La disequazione è dunque soddisfatta per ogni x appartenente a R, ad eccezione del +1 e del +5, valori che rendono uguale a 0 la base, e sappiamo che 0 elevato alla quarta è uguale a 0 e non maggiore di 0. Rappresentiamo ora graficamente i risultati ottenuti, ricordando che quest'ultimo risultato si rappresenta con una linea continua e due pallini vuoti in corrispondenza del +1 e del +5, e dopo aver calcolato i segni del prodotto osserviamo il verso della disequazione. È maggiore o uguale. Dobbiamo dunque scegliere come insieme soluzione l'unione degli intervalli in cui è presente il segno più. Possiamo dunque scrivere il risultato della nostra disequazione ponendo attenzione ai pallini. Dobbiamo dunque mettere un uguale in corrispondenza del -5. Prima di terminare, vi voglio ricordare che il verso della disequazione da osservare è questo e non quello iniziale, poiché dopo aver eliminato i coefficienti numerici puri abbiamo dovuto cambiarlo poiché abbiamo eliminato un coefficiente negativo. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video tutorial impareremo a risolvere i sistemi di disequazioni fratte. Vi aspetto! Ciao!